Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere altri due utensili della Inventor, uno a corrente elettrica e uno a batteria con motore brushless. Si tratta di due multifunzione che ci permettono di eseguire dei tagli, di levigare, di ottenere dei tagli che con altri utensili non riusciremmo ad eseguire. All'interno di un laboratorio in realtà non dovrebbero mancare. Adesso li guarderemo per bene, vedremo come funzionano, vedremo quali sono le varie applicazioni nelle quali si possono utilizzare. Vi lascerò ovviamente anche il link nel primo commento e nella descrizione in modo da poterle vedere direttamente sul sito internet ed eventualmente acquistarle, e cercherò di farmi dare un codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosa. Adesso però guardiamoli per bene e mettiamoli alla prova. Iniziamo. E allora guardiamoli per bene da vicino e vediamo pure le confezioni con cui vengono venduti. Il modello a corrente elettrica viene venduto all'interno di questa scatola in cartone, ma troveremo al suo interno questa valigetta morbida, questa borsetta, e ci permette quindi di trasportare sia gli accessori che lo stesso utensile. Troviamo anche il manuale di istruzioni e sulla scatola sono riportate tutte le informazioni più importanti, quindi sia le caratteristiche tecniche per quanto riguarda l'alimentazione, la velocità eccetera, alcune informazioni riguardanti la velocità, la potenza del motore eccetera. E invece il modello a batteria viene venduto all'interno di questa valigetta. A me le valigette dell'Inventor piacciono davvero tantissimo perché fatte bene e soprattutto robuste. Quindi all'interno troviamo il prodotto con tutti gli accessori, la batteria carica batterie, un accessorio per l'aspirapolvere ed ovviamente l'utensile. La stessa valigetta però è avvolta da questo cartone. Anche su questo troviamo tutte le varie informazioni che adesso vi leggerò. E sulla parte bassa, sotto questa gomma piuma, troviamo anche in questo caso il manuale di istruzioni. Allora, in realtà la batteria andrebbe ricaricata prima di utilizzarla, invece io utilizzerò un'altra batteria sempre della Inventor. Vi ricordo che è compatibile eventualmente anche con la batteria da 4A, quindi prendiamo un paio di accessori per fare le nostre prove. E nel frattempo voglio ricordarvi anche di dare un'occhiata alle recensioni che trovate su Amazon. Ha ben 276 recensioni, quasi tutte positive, ci fanno capire che sono dei prodotti validi. Quindi continuiamo a svuotare la nostra valigetta prendendo tutti gli accessori che possono servirci per fare questa prova e proseguiamo. E allora diamo subito un'occhiata alle informazioni che troviamo riportate sulla scatola. Quindi motore brushless, una velocità di rotazione regolabile da 12.000 fino a 19.500, ovviamente a vuoto. La velocità è regolabile su 6 livelli e l'angolo di oscillazione è di 4 gradi. C'è un sistema facile di apertura per poter inserire gli utensili, la scatola degli ingranaggi è in alluminio, è completa di accessori ed è un utensile che ci permette di lavorare anche con una sola mano. Per quanto riguarda invece il modello a corrente elettrica troviamo un motore da 300 watt, la velocità regolabile da 15.000 fino a 2.200 giri al minuto, sempre 6 velocità. Anche in questo caso ha un sistema facile per quanto riguarda l'inserimento degli accessori, l'angolo di oscillazione invece è di 3 gradi, il resto invece è identico. Partiamo proprio da quello a batteria. Ha il corpo interamente in plastica, questa parte affusolata, si impugna davvero molto bene, è ergonomico, da questa parte si allarga, all'interno c'è il motore, sulla parte più alta abbiamo questa parte nera in gomma antiscivolo, il tasto di accensione e di spegnimento, questa è la levetta che ci permette di inserire gli accessori. Si deve aprire completamente, si inserisce l'accessorio da questa parte, dopodiché si richiude. Per richiuderlo e quindi mantenere fissato l'utensile all'interno dell'alloggiamento basterà riportare verso dietro questa parte, chiuderla fino al click e a questo punto si potrà utilizzare. Nella parte più bassa invece c'è la slitta per inserire la batteria, in questo caso come vedete una batteria sempre da 20 volt come l'altra, ma in questo caso da 4A. Questa è la rotella per regolare la velocità e questo foro filettato ci serve per poter inserire l'accessorio a cui collegare poi l'aspirapolvere. Si inserisce semplicemente in questo modo, si fa ruotare, dopodiché si avvita e da questa parte si inserisce l'aspiratore. Adesso accendiamolo e vediamo il suo rumore alle varie velocità. E quindi la regolazione della velocità in questo caso è a step. Adesso proviamo anche il modello a corrente elettrica. Da questa parte abbiamo le prese d'aria del motore, questa è l'impugnatura, ha un inserto in gomma antiscivolo anche sulla parte bassa, tasto di accensione e spegnimento, e da questa parte sia a destra che a sinistra ha una filettatura che ci permette di utilizzare anche un'impugnatura laterale, quindi molto più pratico nell'utilizzo. Non avevo mai visto un utensile oscillante con questo sistema che ci permette di utilizzare l'impugnatura. Anche su questo
Adesso per poter inserire l'accessorio basterà aprire questa levetta, bisogna aprirla tutta, inserire l'accessorio che verrà bloccato da questi piolini, dopodiché si richiude. In questo caso però bisogna spostare questa parte verso dietro per poterla chiudere tutto. Mi sono accorto che c'è una vite leggermente svitata. Solo questa vite era leggermente svitata. Effettivamente ha una finitura con una verniciatura delicata, quindi è probabile che utilizzandolo si graffi leggermente, ma sono degli utensili nati per sporcarsi e per essere sfruttati, quindi non vanno esposti in vetrina. Va bene, quindi continuiamo a guardare qualche altra caratteristica. Questo è il cavo di alimentazione con presa asciugo. Il cavo è lungo 2 metri, quindi ci permette di lavorare con comodità, anche se la presa non è molto vicina. Mi sarebbe piaciuto in realtà se avessero dato in dotazione anche l'impugnatura, ma possiamo utilizzare quella di una smerigliatrice oppure di un trapano che abbia l'impugnatura laterale. Diamo un'occhiata quindi ai vari accessori. Inseriamo il primo. Si inserisce semplicemente facendolo scorrere in questo modo, ci si assicura che sia ben fissato, quindi che i fori e i piolini combacino, dopodiché si porta indietro di nuovo questa parte. Una volta premuto sarà solidale e rimarrà incastrato nel suo alloggiamento. Utilizziamo la batteria quindi da 2 A, sempre 20 volt. Si inserisce, una volta acceso è possibile realizzare dei tagli, soprattutto con questo tipo di accessorio, in tutte quelle situazioni dove per esempio dobbiamo riuscire a tagliare in angoli difficilmente raggiungibili. Quindi immaginate ad esempio che state montando un parquet, anzi a proposito si può utilizzare anche per fare dei tagli di precisione sul parquet, soprattutto il finto parquet laminato, e in questo caso per esempio se volessimo accorciare la cornice della nostra porta per poter inserire il parquet al di sotto, potremmo semplicemente tagliare in questo modo, perché ci permette di arrivare a filo e quindi di raggiungere perfettamente la parte più bassa. Ed è possibile tagliare ancora più in basso. Quindi come vedete riusciamo a fare dei tagli in punti difficili. Ovviamente però non sono degli utensili per realizzare dei tagli di precisione. Un oggetto di questo tipo non andrà mai a sostituire una sega circolare, un seghetto alternativo eccetera. Serve più che altro per realizzare dei tagli appunto in situazioni particolari. Molto utilizzato per esempio per chi lavora con il cartongesso per realizzare i fori per le cassette elettriche, ma con gli accessori adeguati può tagliare anche le piastrelle. Io ho utilizzato questo tipo di attrezzo proprio recentemente per montare il montante di una doccia nel mio bagno. Avevo delle decorazioni che sporgevano sulle piastrelle e sono riuscito a rimuoverle utilizzando proprio questo tipo di attrezzo, ovviamente con l'accessorio specifico per le piastrelle. Adesso guardiamo gli altri accessori e vediamo come si utilizzano. L'accessorio va montato sempre con questa piegatura verso il basso, ricaviamo un'apertura di forma quadrata o rettangolare su questa superficie in legno. Ok, basterà spingere e avremo la nostra apertura, quindi potremo utilizzarlo per ricavare questo tipo di apertura, ripeto, su legno, su plastica, su cartongesso, basta utilizzare però gli accessori adatti. Adesso proviamo a utilizzarlo anche per levigare. Questo è l'accessorio al quale va collegata la carta abrasiva, semplicemente utilizzando il sistema con il velcro. Si mette in questo modo e vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ragazzi, in un attimo, guardate, pulito davvero in pochissimo tempo. Proviamo anche da questa parte, guardate come è ridotto il legno, vediamo se riusciamo a levigare anche questa parte.
Ragazzi, guardate che differenza come era prima e come ora. E allora a questo punto vediamo pure come funziona con l'aspiratore. Ragazzi, abbiamo levigato tutta questa parte e qua abbiamo davvero pochissima polvere. Ok, fatte queste prove, adesso vediamo pure quello a corrente elettrica. Avevo dimenticato di farvi vedere che su questo modello la regolazione delle velocità è nella parte posteriore e su questo rispetto all'altro abbiamo anche dei click, quindi vediamo sia il rumore che la regolazione della velocità, quindi se è graduale oppure se è a step. Ok, questa ha una regolazione graduale, a differenza dell'altro anche l'arresto è graduale, invece l'altro si blocca appena rilasciamo il tastino, quindi appena lo spegniamo si spegne immediatamente. Sul modello a corrente elettrica il sistema di innesto degli accessori è differente, in questo caso abbiamo un foro, ha un sistema che ci permette quindi di far combaciare questi piolini, dopodiché arretrando la linguetta si allargeranno queste pinze e ci permetteranno quindi, come vedete, di fissarlo in questo modo. Proviamo quindi a eseguire un piccolo taglio su questo pezzo di legno. Ragazzi, è davvero velocissimo. Allora, io sono un sostenitore del fatto che questo tipo di utensile vada utilizzato con l'accessorio non rivolto in avanti, ma lateralmente, perché ci viene molto più facile contrastare le oscillazioni. Allora ragazzi, scusatemi, ma avevo paura di rovinare ulteriormente il piano di lavoro, quindi poi ho utilizzato un pezzo martire, ma avete visto quanto sia veloce, quanto sia pratico e quanto ci consenta di realizzare quindi delle forme particolari. Adesso proviamo a levigare anche con il modello a corrente elettrica. Ragazzi, anche in questo caso molto veloce e ovviamente può essere utilizzato anche per sverniciare. In questo caso questo pezzo di legno che era di colore bianco l'ho verniciato di colore nero. Adesso proviamo a rimuovere la vernice. Perfettamente sverniciato, ma se io insisto posso riuscire anche a rimuovere il colore bianco che è stato applicato in fase di produzione su questo pezzo di legno. Quest'altro accessorio invece ci permette di raschiare, quindi rimuovere per esempio colla o altri materiali, silicone eccetera che sono sulle varie superfici, ma si può utilizzare anche per eseguire dei piccoli tagli. Vi faccio vedere.
Quindi riusciamo, come vedete, un po' come si ottiene con le pialle, a rimuovere un po' di materiale, imparagonabile alla pialla ovviamente per tipo di lavoro, però in base al tipo di lavorazione riusciamo comunque a ottenere delle superfici con il risultato che ci interessa. Ma oltre a poter essere utilizzato per esempio sul legno, può essere utilizzato anche sulla gomma piuma. Questa è semplicemente l'imbottitura di un apparecchio elettronico, guardate. Quindi se dobbiamo sagomare una superficie di questo tipo, per esempio per poter mettere un trapano, un avvitatore, potremmo fare il disegno e poi utilizzando questo potremmo riuscire a sagomarlo a nostro piacimento. Ovviamente in base a quello che dobbiamo fare utilizzeremo la misura adeguata. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questi due utensili oscillanti che ci permettono di ottenere tagli e dei lavori che effettivamente con altri utensili non si possono ottenere. Versatili perché ci permettono di passare dalla funzione di taglio alla funzione di levigatura, alla funzione di raschiare, e nel caso in cui acquistate altri accessori che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione insieme al link per poter comprare questi con un codice di sconto, e oltre che acquistarli date un'occhiata alle recensioni perché le mie parole possono essere credibili, ma andarle a leggere nelle recensioni sicuramente dà un incoraggiamento in più. Quindi questi utensili riescono a essere versatili per poter essere utilizzati in diverse circostanze. Effettivamente riuscire a ottenere un foro quadrato come questo, per esempio per poter inserire un legno, in questo caso la misura non combacia, ma in questo caso riusciamo a ottenere un foro per poter realizzare delle costruzioni con le misure adatte, oppure per esempio preparare i fori a muro per poter mettere le cassette elettriche nel caso del cartongesso. Ma come vi ho detto poco fa, l'ho utilizzato nelle piastrelle di casa mia, insomma davvero molto versatili. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, se vi piacciono acquistateli e utilizzate il codice di sconto che troverete giù accanto al link nel primo commento e nella descrizione. Non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, lo avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!